Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, grazie, 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 eternamente grazie dal profondo della mia anima. Grazie per tutto quello che mi state scrivendo, grazie per il sostegno al mio lavoro, grazie, grazie, grazie. Come avete capito, stiamo facendo una rivoluzione senza precedenti, smascherando ombre contro le nostre stesse resistenze al darci, contro le nostre stesse resistenze all'amore. E quando vediamo un nemico fuori abbiamo capito che sono i nostri nemici interiori, no? Che quando non li riconosciamo all'interno si proiettano all'esterno, palesando dei nemici esterni che non esistono. Ecco perché generiamo centinaia di guerre nel mondo, e quindi noi qua stiamo facendo passo dopo passo, minuziosamente, come lotto di denari, una pratica, una disciplina, una passione, un amore nelle smascherare le nostre ombre interne e riportare in auge la grande età dell'oro, che è proprio l'unione con la divinità, che è il tuo amante mistico, sposo, sposa celeste, spirito guida, chiamiamolo come vogliamo. Per ogni tradizione il nome può cambiare, cambia. E quindi lavoriamo anche oggi sui nostri grandi archetipi. Oggi voglio fare un video più ispirato del solito, più diverso. Sì, perché oggi entriamo proprio in uno spazio sacro dove l'energia maschile e quella femminile si rivelano come due forze vive, danzanti, profondamente interconnesse, no? Quando leggiamo in lui-lei non abbiamo mai parlato, non è soltanto lo specifico della relazione tra due persone, ovviamente, perché stiamo parlando di una relazione interiore, di un matrimonio interiore, quello tra la tua parte che agisce e quella parte che riceve, tra sole e luna che abitano in te, no? A volte ti puoi sentire più attratta o attratto dall'energia maschile, a volte più attratto o attratto dall'energia femminile, e quindi, ma entrambe, interiorizzandole entrambe, si può ricevere il messaggio completo che l'universo ha preparato per te. Quindi maschile e femminile non sono opposti, sono alleati dentro al tuo cuore, sono tra le prime coppie di opposti, no, che la mente duale ha creato. Quindi quando li lasci dialogare, il tuo cammino diventa più chiaro, più potente, più autentico. Ecco, oggi andiamo a fare una lettura diversa, più completa, più incisiva, e dove andiamo a vedere il percorso del maschile in questa settimana. Lo chiamerei il viandante che cerca la bellezza, e il percorso del femminile, la custode del mistero. Allora, se per esempio ti riconosci più nell'energia maschile, allora quando ti riconosci di più in questa energia è come se l'energia ti stesse dicendo: fermati adesso, ascolta, ascolta il silenzio, sentire cosa si muove sotto le tue certezze, perché l'energia femminile ti insegna la ricettività, no? La ciclicità, la compassione profonda. E quindi lascia che la tua azione, quando ti senti di più l'energia maschile, lascia che la tua azione sia preceduta da una visione interiore. Cioè ti chiede l'energia maschile, quando ti ritrovi di qua, di abbracciare la tua parte più vulnerabile, perché è lì che si cela la tua vera forza. Poi andremo a leggere il percorso del femminile. Se ti ritrovi di più dell'energia femminile, per esempio, il momento, per esempio, è maturo per agire con coraggio. E se ti ritrovi, ripeto, nell'energia femminile, cosa succede? Che il maschile ti chiama a prendere posizione, a dire un sì o a dire un no con chiarezza, a non aspettare più che sia l'altro a scegliere per te. E quindi l'energia maschile, quando ti ritrovi nel femminile, ti insegna la direzione, la protezione e la presenza solare, la guida interiore e la tua azione, no? Quindi poi andremo a vedere l'incontro delle due energie, andiamo a estrarre le carte dell'incontro, cosa sente, accoglie l'energia maschile rispetto al femminile, e il femminile come si muove, come risponde, come riflette il maschile, no? Poi andremo a vedere cosa può unirli veramente, e poi andremo a prendere la carta dello spirito, che è il messaggio per l'unione interiore collettiva, no? Interpreterò l'incontro proprio come specchio delle forze interiori che cercano armonia e verità. E quando l'incontro esterno con la perfetta compatibilità è possibile, quando l'incontro interiore maschile e femminile tuo interno trova casa. Le cosiddette nozze alchemiche si celebrano prima nell'anima e poi nel tempo.
cioè nel mondo visibile. Quindi ecco, stiamo lavorando bene, ci stiamo dando dentro e come sapete sempre io seguo il mio ideale che mi ispira quotidianamente. Ecco, oggi faremo un'ulteriore lettura diversa, ispirata, ancora più completa. Ok? Allora, ragazze mie ragazzi, partiamo, vediamo in questa settimana come si incontrano queste energie. Iniziamo con il percorso del maschile, che chiameremo il viandante che cerca la bellezza. Allora, vediamo, metteremo 7 carte da questa parte. Per il viandante che cerca la bellezza. Qual è il desiderio del maschile, l'energia attuale? Qual è il labirinto della sua mente, i pensieri? Qual è la fiamma segreta, cioè le emozioni, il cuore? Qual è la sfida karmica, l'iniziazione del fuoco? Qual è l'offerta, cioè le intenzioni? Qual è il passo nel mondo, le azioni? E qual è il destino in movimento, l'energia finale? Allora, mettiamoli così, perché come al solito mettiamo qua, perché altrimenti non mi entra nella telecamera. Ok. Allora, ti chiedo di fare un bel respiro profondo. Andiamo a vedere il percorso del maschile, il viandante che cerca la bellezza in questa settimana. Qual è il desiderio del maschile in questa settimana, cioè l'energia attuale? Il re di spade. Il re di spade in questo momento, in questa posizione, mi sta parlando che qua abbiamo un maschile che governa il pensiero, no? Lo vediamo lucido, strategico, forse anche un po' distante, no? È come se vuole avere il controllo, comprendere prima di sentire, decidere prima di vibrare, un po' più volto verso la parte mentale che emozionale. Però dentro questa postura razionale diciamo che c'è un desiderio profondo di giustizia, di verità, di coerenza, e quindi il suo desiderio in realtà è avere chiarezza su ciò che è autentico, no? Separare il vero dal falso. Sta cercando di fare il vero vero, e magari forse protegge se stesso, forse da ciò che non può ancora accogliere, perché questo è un maschile che ha bisogno di verità, però ha paura della verità del cuore, mi spiego? È un po' in questa posizione qui. Andiamo a vedere che cosa c'è nella sua mente, il labirinto della mente, vediamo cosa c'è. Così, Sì, abbiamo un 4 di coppe nella mente. Nella sua mente c'è un po' di apatia, c'è insoddisfazione qua. È come se c'è il rifiuto dell'offerta, no? Cioè qua è come se pensasse continuamente a ciò che manca, a ciò che poteva essere diverso, invece di focalizzarsi su ciò che è, su ciò che ha. Cioè diciamo che vediamo questo maschile che è un po' distratto dal rimpianto forse, o dall'idea che nessuna offerta sia mai abbastanza, no?
è un po' chiuso alla grazia del ricevere, anche quando la vita gli porge la coppa dell'amore, diciamo che è un po' demotivato. Sì, qui vediamo la mente del maschile bloccata in una zona un po' grigia, no? Né rifiuta né accoglie, un po' diciamo oscilla, oscilla. Va bene, vediamo quali sono le sue emozioni profonde, la fiamma segreta, le emozioni del cuore. Ecco perché c'è la luna. Nel suo cuore c'è mistero, c'è confusione, profondità mai inesplorate, perché ti ho detto che c'è un po', vuole verità, però ha paura della verità del cuore, no? Stai sbagliando strumento, cioè nel senso, cioè, voglio dire, per mettere un quadro non ci vuole la friggitrice, ci vuole un chiodo e un martello, non la friggitrice, ok. Vabbè, puoi friggerci del chiodo se vuoi, vabbè, non batte chiodo, cioè vabbè. Allora, sì, nel suo cuore ci sono delle profondità mai inesplorate, questa è la parola che mi viene di più. Prova emozioni profonde, però che non sa nominare, ok? Forse sta sognando molto, forse teme i suoi sogni, c'è un po' di paura, perché la luna nel cuore, cioè sente la chiamata dell'inconscio, ma ha paura di scendere in quel bosco lunare dove i lupi ululano e le maschere cadono. Lupacchione che non sei altro, Ecco. Quindi qua c'è anche una forte presenza del femminile interiore, ovviamente, con la luna sul cuore, no? E la madre. Il femminile interiore è la madre, l'intuizione, la ciclicità, ma soprattutto la ferita antica. Allora io ti dico una cosa, nel suo cuore c'è una donna che lo chiama, ma lui non sa se è un'illusione oppure una guida. Va bene? Questo si può riflettere anche all'esterno, no? Che tu sia uomo o donna, se ti stai ritrovando da questa parte, non importa qual è il senso, c'è il femminile che ti chiama. Però chi si ritrova nell'energia maschile non sa se questa cosa è un'illusione oppure una guida. Ok? Sì, sì, lo vediamo in questo stato di... che faccio? Qual è la sfida karmica? Vediamo un po', l'iniziazione del fuoco qual è? Il 6 di bastoni. La sua sfida karmica è uscire dal bisogno di approvazione esterna. Chiaro proprio. Ma di tutti questa cosa, Cioè, ovviamente, queste due energie sono dentro di noi, no? La sua sfida karmica è uscire dal bisogno di approvazione esterna. Cioè, ha sete di riconoscimento, ha sete del fatto che vuole essere visto, di vincere, però il vero traguardo è il riconoscimento interiore. Sentirsi valido anche senza applausi, è questo il senso, cioè deve imparare a onorare la sua fiamma anche nel silenzio. Perché in questa settimana, qual è la sfida karmica? La vittoria più grande per lui è sentirsi degno senza bisogno di dimostrarlo. Mi spiego? È molto poetico, molto bello, ecco perché abbiamo questa luna nel cuore, no? Che lo chiama, vedi che ti dice la sfida, no? Cioè la luna ti sussurra quello che ti ho detto adesso con la sfida, sentiti degno senza bisogno di riconoscimento. E quello è il femminile che chiamano. Ok, vediamo adesso quali sono, la chiamerei in modo sciamanico l'offerta, cioè le intenzioni. Vediamo. Sì, un 2 di denari. Le sue intenzioni sono ancora ambivalenti, un po' instabili. Ovviamente se non c'è chiarezza sono instabili, no? Quindi le sue intenzioni sono ancora ambivalenti, instabili, un po' sospese tra due mondi, no? Cioè vuole mantenere l'equilibrio ma rischia di girare in tondo. È come se dicesse non voglio perdere niente, ma non riesco a scegliere. Questa carta parla anche di intenzioni pratiche, di tentativi concreti, per esempio, di gestire le emozioni senza esserne travolto, cioè sta cercando di arrampicarsi un po' sugli specchi, ma non ci sono gradini sugli specchi, vabbè. Sì, sta cercando di danzare su due energie, però il cuore gli chiede decisione, il cuore è la luna. Sto cercando di viaggiare, di danzare su due energie, però in questa settimana perlomeno il cuore ti chiede decisione. Qual è il passo nel mondo, le azioni? 10 denari, il suo agire, cioè
Il suo agire in questa settimana è radicato nel mondo materiale e familiare, cioè può compiere in questa settimana azioni legate alla casa, al lavoro, alla struttura. Oppure potrebbe essere che agisca in modo molto responsabile, desiderando creare per esempio stabilità, però ancora senza mostrarsi vulnerabile, mi spiego? Cioè agisce in questa settimana per garantire il nido, non per dichiarare l'amore, così lo vedo in questa settimana, perché sta affrontando qua le sue emozioni, quindi agisce in questa settimana per garantire il nido, non per dichiarare l'amore. Cioè costruisce muri solidi, però dentro ancora, dentro di sé la casa è un po' sottosopra, mi spiego, sta costruendo le mura. Sì. Vediamo qual è adesso il destino in movimento, cioè l'energia finale. Ah beh, cavaliere di bastoni, qui cambia tutto però. Qua vedo alla fine della settimana il maschile che si risveglia, l'energia si accende, parte, si muove, segue l'impulso del cuore e del corpo, no? Qua c'è alla fine della settimana slancio, passione, desiderio di conquistare o di raggiungere qualcosa che lo chiama da tempo. Mm? Non sa bene dove andrà, però sente che non può più restare fermo. Quindi alla fine della settimana, comunque, vedo l'energia maschile fa questo movimento in cui l'intelletto cede al fuoco e il viaggio diventa reale. Ok? Quindi alla fine lo ascolta, come diceva il grande Sri Aurobindo, l'istinto risvegliato è ciò che l'uomo nuovo, la mente risvegliata, no? La mente risvegliata, questo re di spade, la mente risvegliata è l'istinto risvegliato, quando il corpo ti fa fare qualcosa e la mente è allineata con il corpo, e quello è l'istinto risvegliato è amore. Quindi, per esempio, se ti stai rispecchiando, una parte di te si rispecchia da questa parte del maschile, devi sapere che sei sulla soglia, ok? Cioè hai cercato di capire, di gestire, di trattenere, però ora è il tempo di sentire, bruciare, vivere. Cioè il tuo cuore non vuole spiegazioni, ma vuole esperienze, ti sta dicendo l'archetipo maschile. La luna dentro di te non è pericolosa, è la tua guida. Cioè, lascia che la mente riposi, lascia che il tuo passo sia mosso come dire, dall'emozione, non dal calcolo, dal fuoco dell'anima. Perché la bellezza che cerchi sei tu quando ti lasci amare. Ok? Questo ci sta dicendo la parte maschile. Ok. Andiamo adesso a vedere la parte femminile. Il percorso del femminile. Vediamo la nostra lei in questa settimana. La chiameremo la custode del mistero, la nostra lei. Allora, qual è il richiamo dell'anima, cioè l'energia attuale? Qual è il vento dei pensieri? Qual è le sue emozioni, il suo cuore, il suo mare interiore? Qual è la sfida karmica, cioè la ferita e la guarigione insieme? Quali sono le intenzioni del femminile, cioè qual è la direzione del suo cuore? Quali sono le azioni del femminile, ossia il gesto sacro?
Qual è l'alchimia finale, l'energia finale? Allora, facciamo un altro bel respiro profondo. Il richiamo dell'anima, ossia l'energia attuale del femminile, qual è? Abbiamo un 4 di denari qui. L'energia attuale del femminile è trattenuta, è protetta, chiusa, no? Cioè è come se sta cercando di non perdere ciò che ha, ma nel farlo rischia forse di non ricevere ciò che l'universo vorrebbe donarle. Qui vedo un femminile stanco di dare, eppure non ha ancora piena fiducia nel ricevere. Cioè qua vedo un femminile stanco di dare, però non ha nemmeno ancora piena fiducia nel ricevere, cioè tiene il cuore tra le mani, però forse ha paura che qualcuno lo calpesti, no? Forse la sofferenza, eccetera. È come se mi dicesse questa carta che è un momento di difesa sacra, però anche di rigidità, cioè il femminile sta trattenendo forse troppo. E ti dico una cosa, forse anche la sua luce, ok? Questa è l'energia attuale, da cui partiamo. Andiamo a vedere però il vento dei pensieri, ciò che si agita nella mente, vediamo. Qua abbiamo una bellissima temperanza, cioè nella mente c'è un grande desiderio di pace, di equilibrio, di guarigione, come se il femminile sta cercando di tenere insieme i frammenti del passato, di non reagire, di non farsi trascinare nei vecchi drammi. C'è questa volontà, perché c'è una voce spirituale che guida i pensieri del femminile. È come se il femminile sta proprio imparando a fare alchimia, a alchemizzare, a trasformare il dolore in saggezza. Ed è come se dentro la sua mente il suo sposo mistico, amante mistico, le sussurrasse: hai già fatto abbastanza, ora fondi il fuoco e l'acqua, mi verrebbe da dire. Per dirlo una visione poetica, no? La visione poetica, l'anima, la creazione dell'anima si chiama mitopoiesi, l'anima parla per immagini, che sono quello che ti succede durante la giornata, durante i giorni, ed parla tramite simboli e immagini. Allora noi se parliamo all'anima in questi termini, l'anima capisce, altrimenti l'anima non capisce. Quindi più rendiamo poetica, mitica la nostra quotidianità, più noi riusciamo a realizzare tutti i nostri obiettivi, perché è una comunicazione diretta con l'anima. Quindi ripetendo, è come se dentro la sua mente c'è la voce del suo amante mistico, sposo, spirito guida, no? Gli dice: adesso devi fonderti, non devi fare, devi fonderti con la passione del fuoco e la fluidità delle acque. Mi viene in mente la lava, non lo so, ho questa immagine della lava, molto poetica. Vediamo adesso qual è le sue emozioni, il mare interiore. Ah, pure lei c'ha il 4 di coppe qua. Nel cuore c'è apatia, c'è attesa, c'è disillusione, cioè il femminile sta ancora guardando ciò che manca. Non vede il dono dell'universo che le viene offerto, e non a caso la stessa carta è uscita da questa parte, nel mentale al maschile però. Questo è un segno che entrambi stanno cercando qualcosa che è già presente, ma non riescono a vederlo, mi spiego? Da tutte e due le parti stanno cercando qualcosa che è già presente, ma non riescono a vederlo, perché? Non si sentono, è come se non mi sento degna, non mi sento degno, no? E ragazze mie, ragazzi, ho messo proprio il rituale per risvegliare il potere occulto, sul senso di indegnità del rituale sciamanico, ok? Molti di voi lo state già facendo, però è proprio questa stesa qui. Allora, cioè, entrambi stanno cercando qualcosa che è già presente, però non riescono a vederlo. Forse è amore, forse è stima, forse
è se stessa che non riesce a vedere, no? Nel cuore del femminile c'è un'assenza, ma forse quella coppa che aspetta che lei la prenda è già nelle sue mani, mi spiego? Questo ti dice questa carta. Ci si concentra molto su quello che non si ha. E questa è la mente razionale, la vittima, no? Che ti vuole rendere vittima. Vediamo qual è la sfida karmica, la ferita e la guarigione, ok? Vediamo. Ah, la stella c'è qua. Avere la fede, vedi? E sempre là torniamo, ragazzi e ragazzi. La sfida karmica del femminile è avere la fede. Te lo dico in termini che non sarebbero più i nostri termini, per farci capire comunque sia da un linguaggio comune. La sfida karmica è credere di nuovo in ciò che si desidera. Ok? Credere di nuovo in ciò che si desidera. Quindi la stella è la carta della, te lo dico sempre anche qui, con il linguaggio che non ci appartiene più per intenderci. La stella è la carta della speranza, della luce che torna dopo una distruzione. È la carta della fede. Cioè qui il femminile è chiamato a fidarsi del suo destino luminoso, anche quando ha creduto di aver perso tutto. Carta della disillusione, mi spiego? Questa è anche una guarigione del corpo e dell'energia femminile, della sessualità, della creatività, della visione. Cioè la sua ferita è non credere più nei suoi sogni e la sua guarigione è diventare stella lei stessa. Mi spiego? Sei tu il tuo sogno, non i tuoi sogni. Sei tu il tuo sogno. Se tu sei il tuo sogno, qualsiasi cosa emana da te. La fede. La fede. Ok. Vediamo la direzione del suo cuore, le intenzioni. Qua c'è pure l'imperatore. Il cuore del femminile vuole struttura, chiarezza, protezione. Cioè non cerca più un amore incerto o vago, ma una direzione netta, una presenza vera. Per alcuni di voi questa è l'intenzione di prendere autorità sulla tua vita, di diventare sovrana, di decidere e agire con fermezza, mi spiego? È anche un segno che il femminile sta integrando dentro di sé l'archetipo del maschile sacro. E questo è uscito forse nelle previsioni settimanali, vabbè, oppure sai dove è uscito questo? No, questo è uscito nel video che abbiamo pubblicato ieri. Sì, la lettura tarocchi per chi sta lasciando tutto, la presenza nel caos, se non sbaglio è uscito l'imperatore. Per chi non l'avesse ancora visto, quella è una lettura proprio forte, potente, ok? Vabbè, comunque. Sì, si sta integrando l'archetipo del maschile sacro. Cioè il suo cuore non vuole più inseguire, vuole costruire, vuole essere scelta e scegliere. Sì. La fede, il bisogno di riconoscimento. Va bene, allora, quali sono adesso le sue azioni? Le chiameremo proprio il gesto sacro. Cavaliere di spade, sono dirette. Le sue azioni saranno in questa settimana dirette, veloci, taglienti. La custode del mistero, cioè il femminile, lei non tace più, non aspetta più. Se deve dire qualcosa, lo dirà. Se deve tagliare, lo farà. Ma non per rabbia, per liberazione. Questa carta indica una comunicazione imminente, un confronto o una decisione netta. Cioè il femminile in questa settimana agisce per verità. Non le interessa più piacere, le interessa essere libera. E io qua le faccio un applauso femminile. Sì, sì. Andiamo a vedere quindi a questo punto l'alchimia finale, l'energia finale.
E beh, un bellissimo 6 di denari mi dice che alla fine del viaggio in questa settimana il femminile raggiunge un equilibrio sacro tra il dare e il ricevere, no? Non si svende più, non aspetta le briciole, dà con amore, riceve con dignità. Qui si realizza l'equilibrio tra il cuore e il mondo, tra spiritualità e concretezza. Cioè è un dono che si apre, un flusso che ritorna. Questa settimana il femminile si ricorda il suo valore e quando si ricorda il mondo le risponde. È importantissima questa cosa, il 6 denari, carta finale, l'alchimia finale, qual è in questa settimana per il finile. Per il finile, volevo dire femminile e finale il finile. Abbiamo sintetizzato. Allora, mio dono d'onore in gemelli, ok. Allora, il femminile si ricorda il suo valore e quando se lo ricorda il mondo le risponde. Bellissimo, bellissimo. Sì. Allora, guarda, se ti sei ritrovata in questa energia o ritrovato in questa energia, sappi che questa settimana stai tornando a casa. Ecco perché questa lettura mi somiglia molto la parte del femminile alla lettura che abbiamo fatto venerdì. Lettura tarocchi per chi sta lasciando tutto, la voce nel caos. Sì. Allora, qua mi dice che se ti sei ritrovata in questa lettura, ritrovato di qua, che hai protetto il tuo cuore per troppo tempo, ma ora sei pronta a riaprire la porta. La tua stella non si è mai spenta, ok? La tua stella non si è mai spenta. Ha solo aspettato che tu fossi pronta a vederla. Le tue azioni saranno chiare, le tue parole oneste, il tuo amore finalmente bilanciato. Non sei qui per implorare attenzione. Non sei qui per implorare attenzione. Sei qui per regnare nel tuo valore e incontrare chi sa riconoscerlo. Ok? Che bombona! Mamma mia. Sì, queste letture sono bellissime, fatta in questo modo mi sta piacendo molto perché puoi sentire in questo modo anche le altre volte lo potevi sentire, no? Però ancora di più nello specifico in questo caso, quale parte, cioè dove ti senti adesso che stai ascoltando, no? Quale parte ha parlato più forte oggi in te? La maschile o la femminile? Cioè dove senti ancora squilibrio? Ecco, oggi con questa parte importante le carte ti hanno mostrato il cammino, no? Che ora solo tu puoi compiere, no? Poi solo tu puoi compiere il passo. Cioè, qualcosa hai sentito nascere in te. Ecco, adesso il passo tocca a te su questo, no? Come vedete, l'energia maschile e femminile noi le possiamo riscontrare anche fuori, magari hai, se per esempio ti sei ritrovata di più in energia femminile, allora potrai vedere all'esterno persone che incarnano l'energia maschile, affinché tu possa incarnare il coraggio di prendere posizione, di dire un sì o un no con chiarezza, non aspettare più che sia l'altro a scegliere per te. E quindi puoi incontrare proiezioni dell'energia maschile, come le abbiamo lette, proiezioni di questa energia qui, che ti invitano, ti insegna la direzione, la presenza solare in te. Se invece ti sei ritrovata nell'energia maschile, ritrovata o ritrovato, puoi incontrare in settimana delle energie femminili, quelle che ti ho detto, che ti invitano alla ricettività, alla ciclicità, alla compassione profonda, ti invitano sostanzialmente a lasciare che la tua azione, se ti sei ritrovata di qua, sia preceduta da una visione interiore. Ti inviteranno le energie femminili in questa settimana ad abbracciare la tua parte più vulnerabile, perché è lì che si cela la tua vera forza. Mi spiego? Non a caso c'è la luna. Quindi è questo incontro di energie sono dentro di noi. E quando
l'incontro come specchio delle forze interiori arriva dentro, l'incontro consapevole, poi proiettiamo all'esterno, perché l'incontro esterno è possibile quando quello interiore trova casa. E proprio le nozze alchemiche, lo ierogramma interiore si celebrano prima nell'anima e poi nel tempo, cioè nel mondo, ok? Sì. Adesso andiamo a vedere proprio l'incontro delle due energie, cioè dopo i due cammini che abbiamo visto, estraiamo le carte dell'incontro. Una carta per il maschile, come guarda, sente, accoglie l'energia femminile, e una carta per il femminile, cioè come si muove, come risponde o riflette il maschile. Allora, vediamo. Una carta per il maschile, come guarda, sente o accoglie l'energia femminile. E poi una carta per il femminile, come si muove, come risponde o riflette il maschile. Allora, andiamo a vedere l'incontro alchemico fra i due. La carta per il maschile, l'eremita. Il maschile guarda il femminile con introspezione, profondità e anche ritiro. Allora, il maschile qua non è pronto a muoversi verso di lei nel mondo esterno, però la cerca dentro di sé, nel proprio deserto interiore. Cioè l'eremita non fugge, sta cercando la verità, quella autentica, che può solo trovare nel silenzio, mi spiego? Cioè il maschile qua sente la presenza del femminile come un faro, però ha bisogno di distanza per comprenderla davvero, no? Quando le cose le guardi dall'alto e le vedi meglio, no? La guarda non con gli occhi ma con l'anima, va bene? Quindi per chi si riconosce in questa energia c'è bisogno di spazio, di solitudine sacra. Perché? Per ritrovare il senso profondo del legame. Qualsiasi movimento ora rischierebbe un po' di essere una maschera, mi spiego? Cioè devi cercarla dentro la cosa, non fuori. Sia che sia una lei, una persona, qualsiasi movimento potrebbe essere ingannevole da parte tua. È come se solo l'onestà del silenzio può guarire. Quindi cercala dentro, cerca il femminile dentro, chiunque dentro, cercalo dentro, ok? Perché l'eremita è una carta sacra, il grande saggio, riconosce le cose internamente, e questo è il senso. Questo è proprio come questa settimana si incontrano, no? Vediamo il femminile come si muove, risponde o riflette il maschile. Sì, anche lei si ritira. Cioè, nel senso, il 7 di spade, il femminile risponde con ritiro anche lei, però è un po' più acuto il ritiro del femminile. Cioè, c'è il desiderio di non farsi vedere, di proteggersi, di non dare tutto per scontato, no? Forse sente che qualcosa non è detto, forse sente che qualcosa non è sincero, forse ha perso fiducia, oppure semplicemente non si fida, sai di che cosa? Perché questo è il senso, perché mancando la fede al blocco, no? Non si fida della propria vulnerabilità, ok? Il femminile può non fidarsi della propria vulnerabilità. E qua il femminile si muove nell'ombra, no? Prende le sue spade, come ci insegna il 7 di spade, e si allontana in silenzio, però non per ferire, ma per non farsi ferire ancora. C'è necessità di protezione, no? Cioè questa è la donna, il femminile che sa e per questo tace, mi spiego? È la sacerdotessa che percepisce il non detto, è la parte di noi che si ritira per custodire la verità non ancora maturata per essere condivisa.
Mi spiego? Cioè, quello che avviene questa settimana tra tutti e due non è un incontro nel senso comune del termine, perché è un incontro invisibile, cioè una danza d'ombre e di luci, in cui entrambi i poli poi, no, si ritirano per ritrovarsi, cioè entrambi stanno imparando qualcosa di sacro. Il maschile sta imparando che il vero contatto nasce solo dopo la verità interiore e il femminile sta guarendo la ferita del dare troppo e ricevere poco, imparando a muoversi con strategia, non per manipolare, ma per salvarsi l'anima. Ok? Questa settimana non bisogna forzare l'incontro esterno. Serve rispettare il silenzio, l'integrità, la lentezza del processo sacro. Quindi, cioè, mi verrebbe da dire, in questa settimana l'incontro non è un bacio sui piani fattivi, ma è uno specchio che riflette la verità del cuore, non uno specchio lontano. Cioè, abbiamo chiamato il viandante che cerca la bellezza e la custode del mistero, quindi l'incontro tra il viandante e la custode in questa settimana è l'incontro tra chi cerca nel buio e chi custodisce la luce. Nessuno dei due ha torto o ragione, qua non esiste torto o ragione, nessuno, come dire, entrambi stanno riconoscendo il valore della propria energia e quando saranno pronti si incontreranno non per bisogno, ma per sacra scelta. Ok? E ci picchia. Vediamo adesso, ok, mo metto queste carte qua, così. Vediamo adesso che cos'è che può unirli davvero, quindi. Che cos'è che può unirli davvero? Anzi, io metto un'altra carta, un altro mazzo metto, queste qua. No, metto queste, ecco. Che cos'è che può unirli davvero? Una carta per, chiamiamola carta ponte, che cos'è che può unirli davvero? E poi la carta dello spirito, il messaggio per l'unione collettiva, che poi è un po' femminile e maschile, ok. Allora, che cos'è che può unirli per davvero e qual è il messaggio oracolare per l'unione collettiva? Allora, andiamo sulla carta del ponte, cosa può unirli per davvero? Il 7 di coppe, cosa può unirli per davvero è... Cos'è il 7 di coppe nella sua visione in luce? Il 7 di coppe nella sua visione in luce è l'immaginazione, no? In me mago agere, lascio agire il mago che è in me. E quindi un ritorno al sogno, un ritorno a sognare, capire cosa può unirli per davvero, capire che tutto è un sogno, un'apparizione, come dicono i buddisti, tutto è immagine, tutto è apparizione, citta maya, inganno della coscienza. Come diceva Jen Silman, tutto è un sogno, no? Allora fa che questo sogno, sto cercando di dirti una cosa importante, aspetta, trovo le parole. Allora, è tutto un sogno, un'immaginazione dell'anima. Di conseguenza, tu puoi cambiare il tuo sogno. Allora, se tu non vedi la realtà come sostanziale e oggettiva, perché non è così, allora tu puoi cambiare il sogno. Quindi cos'è che può unirli per davvero? Cos'è che può unirli per davvero? Il fatto di pensare che tutte le cose terribili o tutto ciò che è andato male o storto nella nostra vita era solo un sogno, sulla base di vecchie credenze e di un karma che si doveva estinguere. Allora, cos'è che può unire per davvero l'energia maschile e femminile? Capire che è tutto un sogno, che tu puoi cambiare il tuo sogno. Come lo puoi cambiare? Con le direttive che ti hanno dato gli archetipi in questa settimana.
ok? Perché se capisci che è tutto un sogno, allora la confusione sparisce, perché la confusione è della mente. La mente cerca una direzione su ciò che ha conosciuto, sulla base del fatto che la realtà è oggettiva e sostanziale, ma non è così. Allora tende a essere in confusione, no? Il 7 di coppe in ombra. Se tu sai che è tutto un sogno, tu cambi il tuo sogno. E come lo fai? Con le direttive degli archetipi che ci hanno dato in questa settimana. Sì, perché se tu ti fai governare dalla mente, no? Ti apre uno scenario di desideri molteplici, no? E quindi puoi cadere in ansia, nell'ansia della mente, no? Cioè, questa settimana il ponte tra il maschile e il femminile potrebbe esserci questa nebbiolina, no? Potrebbe essere, appunto, potrebbe essere così, potrebbe essere colì, nei mille mondi che ognuno può immaginare. C'è attrazione, c'è sogno, c'è tensione, c'è attrazione verso l'altro, però non è ancora una scelta vera, perché tutte le carte ti indicano, anche questo eremita, soprattutto alla fine, che il maschile sogna il femminile, ma non lo vede davvero ancora. Il femminile lo percepisce, ma non sa se credergli. Quindi entrambi vedono delle proiezioni, non l'anima, no? La proiezione, vedono se stessi, ma non una scelta reale. Vedono le loro proiezioni. E lui è così, lui è così, è così. No, devi vedere dentro. Ogni cosa che accade è un tuo riflesso, è una tua proiezione. Quindi il ponte c'è, però è fatto di questi vaporini. Ecco, questa è la settimana in cui noi attraversiamo le illusioni e possiamo, come dire, scoprire il terreno vero dell'anima, no? E il 7 di coppe è proprio il portale delle visioni, si aprono mille porte, però solo una è vera. Solo quella quale che ci conduce dentro l'eremita e non fuori, mi spiego? È una bella settimana anche questa. Vediamo da questa parte. La carta dello spirito, qual è il messaggio per l'unione interiore collettiva? Il 9 di spade, dulcis in fundo, abbiamo proprio la notte dell'anima, la sofferenza mentale, l'ansia, il senso di perdita, la colpa, l'ossessione. Questa è la voce collettiva della ferita d'amore. La voce collettiva della ferita d'amore. Il pensiero che non basta mai, che non siamo abbastanza, non basto a quella cosa, non mi sento degna, non mi sento degno, il fatto che potremo sempre essere lasciati o fraintesi. Però il 9 di spade non è la fine. Sai cos'è questa? È il sogno più doloroso prima del risveglio. Lo spirito ti dice: finché amerai con la paura, amerai l'ombra dell'altro e non l'altro. Finché amerai con la paura, amerai l'ombra dell'altro e non l'altro. Questo 9 di spade è una sorta di eco, l'eco, no? L'eco di tutti i cuori che hanno chiesto amore e hanno ricevuto silenzio. Però è anche la porta che si apre quando dici: non voglio più amare dal bisogno, voglio amare da verità. Questa è proprio la soglia tra mente e spirito, è l'attacco dell'ego prima della resa dell'anima. E quindi diciamo che unificamente parlando, no? Se dovessimo fare una lettura proprio alchemica unificata, qua andiamo dal desiderio alla presenza. Maschile e femminile dentro e fuori stanno sognandosi a vicenda, però ancora non si vedono con gli occhi chiari, diremmo. Sono in un passaggio interiore potentissimo. Il ponte è pieno di visioni, di scelte da fare, la verità da discernere, no? Lo spirito chiede di affrontare la notte mentale, la confusione emotiva, il dolore che ancora guida le relazioni. Lo spirito ti chiede di affrontare il dolore che ancora guida le relazioni. E questo momento collettivo parla di guarigione radicale dell'amore. Attenzione, non un amore perfetto, un amore vero.
che può esistere solo quando non abbiamo più bisogno che l'altro ci salvi. Ok? Sì, prima o poi noi ce lo mettiamo in pratica. Guarda, il messaggio qua finale direi per l'unione interiore collettiva: attraversa la nebbia dei tuoi sogni e incontra il volto vero dell'anima. Accogli la paura che ti stringe la gola come un incubo. Onora le notti insonni come maestre e poi scegli non ciò che desideri con la mente, ma ciò che ti parla con silenzio presente. Perché solo chi si è perso davvero può amare senza possedere. Solo chi ha visto l'ombra può amare la luce senza tremare. Mi viene bellissimo da dire questo, sì. Wow, bellissimo, mi piace questa modalità. Adesso vediamo il maschile cosa muoverà la ricerca della sua lei in questa settimana. Lo andiamo a fare con i miei potentissimi oracoli, lui lei, che ci daranno indicazioni pratiche, ok? E anche poetiche. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Allora, quali sono le parole che lui sussurrerà a lei, che lui in questa introspezione profonda cosa dirà a lei? Il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. Bellissimo, bellissimo. Dopo questa introspezione qui abbiamo visto il cavallo di bastoni che lo slancio. Il mio tormento è finito, sono connesso alle mie profondità, scelgo la verità e quindi adesso mi sento degno di te, io ti merito. Bellissimo, bellissimo. Cos'altro? Tempo e pazienza, infatti, tempo e pazienza è proprio il succo di questa stesa, no? Il tempo e la pazienza, cioè quando ti ritrovi nell'energia maschile, allora quando ti riconosci nell'energia maschile è il momento di ascoltare il silenzio, come ti ho detto prima, di sentire cosa muove sotto le tue certezze, no? Quindi di essere più ricettivo, la ciclicità, la compassione profonda. Si dà conto di tutto questo, ci sono delle cose che servono tempo e pazienza per fare con il femminile, no? Cos'altro? Tu guardi le stelle, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con 1000 occhi. Allora, è questa un po' questa profondità dell'eremita che cerca, che guarda la sua lei dall'interno, il suo femminile dall'interno, e lui vuole essere tutto per lei, vuole essere tutto. Ti voglio guardare con 1000 occhi, cioè voglio prendere ogni aspetto di te, voglio imparare la ricettività, la ciclicità, la compassione profonda. Voglio che la mia azione sia presenza viva, voglio che la mia azione sia preceduta da una visione interiore, e la visione interiore sono tutti gli aspetti di te che io mentre ti guardo, ti osservo dentro e fuori di me, voglio che la mia visione abbia tutti gli aspetti del mio femminile che si rispecchiano in te che ti guardo fuori, no? E allora abbraccio la parte più vulnerabile di me, dice il maschile, integrando te totalmente, perché è lì che si cela la mia forza, nella mia parte più vulnerabile. Bellissimo. Cos'altro?
sto tornando da te. Per alcuni energie maschili si muovono verso un'energia femminile, cioè fanno queste azioni. Abbiamo il cavaliere di bastoni qui, ok? Fanno queste azioni. Cos'altro? So di aver sbagliato, ho avuto paura. E quindi dei maschili che rientrano, sto tornando da te, so di aver sbagliato, ho avuto paura. Qua parliamo di maschili che hanno avuto paura di cosa? Di ascoltare l'emozione, stavano cercando la verità, vagliandola prima alla luce della ragione, non alla luce del cuore, no? Quindi gli sbagli commessi possono essere sbagli relativi a non aver seguito il cuore per paura, no? E quindi ci sono maschili molto saggi e molto consapevoli da questa parte, sì. Bello, bello e profondissimamente profonda questa lettura, eh? Eh sì, eh sì. Vediamo adesso quali sono i chakra interessati da una parte e dall'altra. Sull'energia maschile, sull'energia femminile. Vediamo. Il cuore, il quarto chakra, Romeo e Giulietta c'è qua. La promessa di un amore senza fine, bellissimo, bellissimo. Qua c'è un maschile che sta maturando tantissimo, maturando tantissimo. Mi viene in mente un imperatore con il re di coppe dietro. Cioè, la promessa di un amore senza fine. Questa è l'immagine del maschile verso il femminile. Sta sul balcone ma ancora non la prende, no? È un po' come l'eremita che guarda da lontano. Questo è come si porrà l'energia maschile verso il suo femminile in questa settimana. Ok? Vediamo adesso l'energia femminile. Ah, bellissima! L'energia femminile si porrà piena di entusiasmo verso ciò che le piace fare, le piace essere. Grande, secondo chakra è questo. Grande energia erotica, procreativa sulla base di ciò che le piace veramente. Quindi abbiamo energie femminili che hanno, cos'è il secondo chakra? Dove sono custodite tutte le emozioni che abbiamo vissuto in vita a partire da quando eravamo bambini, che non sono andate perdute, sono custodite lì. Quindi la necessità di sentire tutte le proprie emozioni senza giudicarle, come vi ho spiegato sul video della Kundalini, fare il Kundalini Mudra, mi raccomando, Kundalini Mudra, lo trovate sempre nel video, la prima sequenza fluida yoga sciamanico, sblocca l'energia sessuale. I femminili lavoreranno su queste emozioni qua del piacere. Secondo chakra, è come i bambini, no? Perché siamo insoddisfatti qua? Siamo insoddisfatti perché non riusciamo a vedere il dono sacro che è già con noi, e lo vedremo invece in questa settimana attraversando la notte, no? La notte animica. Perché lo vedremo? Vedremo che abbiamo tutto quello che ci piace, che ci va in quel momento. Il creatore ce lo sta offrendo già. Perché? Perché abbiamo la consapevolezza di dover sentire tutte le emozioni per farci dare il loro potere, quindi che sia gioia, tristezza, abbandono, apatia, impotenza, frustrazione, eccetera, eccetera. Tu accogli quelle emozioni senza più giudicarle. Cosa succede? Questo. Succede che avrai il piacere di sentirti libera e nuda davanti al mondo, di avere il piacere di fare ciò che ti piace, ok? Senza castrazioni mentali di sorta. E qua abbiamo il tuo maschile interno che ti può osservare da lontano e dire: ma forse sta facendo bene, ma forse sta facendo male, io non mi spoglio ancora. C'è proprio il maschile, come diciamo qua, che non mi spoglio ancora, non mi denudo, no? Fino a quando poi vediamo che per molte energie maschili alla fine della settimana c'è un esplua col cavaliere di bastoni. La osservo nella sua bellezza, la osservo nella sua eleganza animica, no? La osservo e voglio essere tutto, tutto. Tu guardi le stelle, stella mia, io vorrei essere il cielo per guardare te con 1000 occhi. Qua c'è un uomo con gli occhiali, vuole guardare meglio, vuole scrutare meglio, no? Se non sbaglio qua c'è una penna, forse prende appunti. Appunto, ecco. Sì, ci sono maschili, guardano questi femminili come proprio il ponte tra il loro desiderio e la realizzazione dei loro desideri. Il femminile è proprio il ponte. Wow.
Ragazzi e ragazzi, io non aggiungo altro, è stata un'attesa molto intensa, diversa dal solito, molto intensa con anche delle direttive potenti per questa settimana. Io non aggiungo altro, che dite, ok? E quindi concludo qui. Vi sto preparando i segni zodiacali per il mese di luglio, dove ci sono tutti i rituali della buona riuscita, ma vediamo prima di tutto le energie generali, come si muovono, cosa dobbiamo andare a fare, cosa abbiamo bisogno per realizzare i nostri obiettivi del mese di luglio. Piano piano ve li pubblicherò, ok? Detto questo, ragazze mie e ragazzi, io vi strabacio potentemente. Dal profondo del mio cuore, grazie, grazie, grazie per ogni respiro, grazie per ogni abbraccio, grazie per tutto l'amore che stiamo manifestando. Grazie, grazie, grazie. Noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!